Buongiorno amici e benvenuti in questa nuova puntata sul bunker. Oggi parleremo di una cartuccia Magnum e non solo, perché dire Magnum e Browning è un po' come dire pappa e ciccia. Vi presento il mio primo fucile, un Browning Fusion semiautomatico con canne da 66 che ho quasi sempre utilizzato con una prolunga, un extended da 5 cm, uno strozzatore che va addolcendo la foratura d'asta nei suoi 11 cm, uno strozzatore che ha un diametro nella sua parte più strozzata di 18 mm a 3. Avete capito bene, 18 e 3. 18 e 3 solitamente è una foratura d'asta del calibro 12. Questo fucile in particolare ha una foratura di 18 e 7. Quindi questo strozzatore su queste canne ha una strozzatura di 4 decimi. Perché vi ho detto pappa e ciccia? Perché un fucile con questa foratura d'asta riesce ad esprimersi al meglio con cariche molto grammate. Oggi lo metteremo alla prova in placca con una cartuccia Magnum da 50 grammi in piombo 4. Un assetto fatto e bancato dal Trio Big che alla fine del video vi riporterò come al solito nel dettaglio con tutta la componentistica e i valori di banco. È una cartuccia che spinge i suoi 50 grammi ad una velocità di 375 metri al secondo, rilevata a 2,5 metri su canna cilindrica. Significa che con questo fucile, con questo assetto, avrò alla bocca una velocità di circa 400 metri al secondo. 400 metri al secondo per un piombo 4 significa arrivare ai 40 metri con una velocità residua di circa 200 metri al secondo. Velocità che ne permette a quella distanza un uso anche su prede resistenti. È una cartuccia che sviluppa una pressione di 900 bar con un tempo di canna medio-lungo, così come deve essere per queste grammature importanti per questa tipologia di carica. L'utilizzo, come in questo caso di un extended, porterà la canna da una lunghezza di 66 cm a 71 cm. Questo consentirà alla carica di esprimersi al meglio continuando la spinta per altri 5 cm, andando ad attenuare anche il soffio di bocca, così da provocare meno disturbo possibile alla nostra rosata. Vi anticipo che la polvere utilizzata per questo tipo di assetto è una Tecna Lotto 2019. L'innesco utilizzato è un 684, ma con temperature estremamente rigide. Si può pensare all'utilizzo di un 615. Vi ricordo che i dati della bancatura sono realizzati con cartuccia climatizzata a 20 gradi e umidità del 60%. Allora, io direi di iniziare andando a vedere come si comporta in placca ad una distanza di 30 metri questa cartuccia con questo fucile. Allora, abbiamo visto l'impatto in placca a 30 metri. È inutile dirvi che il colpo si sente con l'orecchio, si sente alla spalla, nonostante l'utilizzo di un fucile semiautomatico. Si sente tutta la potenza che è in grado di sprigionare questa cartuccia da ben 50 grammi in piombo 4. L'impatto alla placca è a dir poco devastante. Ma vediamo adesso come riuscirà a portare la rosata questo fucile alla distanza di 40 metri.
Anche a 40 metri l'impatto sulla placca è notevole, così come la rosata a quella distanza, su prede di una certa dimensione, di una certa resistenza, riesce a dare una buona copertura. Il piombo è completamente schiacciato, segno di un'ottima velocità residua. Direi che in questo caso, con l'assetto utilizzato, e quando parlo di assetto non mi riferisco soltanto alla cartuccia ma anche all'arma usata, la distanza di 40 metri rappresenta un limite. Mentre con l'uso di strozzature più accentuate e andando a sostituire il piombo con un nichelato, un ramato, e magari con l'utilizzo di un buffer, da questa cartuccia si può pretendere qualche metro in più. È una cartuccia che può dare grosse soddisfazioni a caccia anche a distanze notevoli. Non mi resta che lasciarvi al dettaglio dell'assetto, come al solito con tutta la componentistica e i valori di banco riscontrati dalla prova in canna manometrica, prova fatta dal Trio Big, che ringrazio anche per questo assetto. Buona visione e buona ricarica a tutti. Ciao!